La battaglia che si consuma tra i Galli e gli Etruschi sotto le mura di Chiusi avviene, secondo Tito Livio, un anno prima del sacco di Roma. Tito Livio segue la cronologia varroniana e quindi per lui il sacco di Roma cade il 390 a.C. Ma per tutta una serie di motivi che illustreremo meglio nei prossimi video, appare più plausibile la datazione polibiana, che vuole il sacco di Roma cadere nel 386. Di conseguenza è plausibile che la battaglia di Chiusi sia stata combattuta nel 387 a.C. Il mito vorrebbe come causa scatenante dell'attacco dei Galli a Chiusi proprio un suo cittadino, tale Arrunte. Arrunte era il custode, forse il precettore, di un giovane Lucumone, ovvero un esponente della nobiltà etrusca. Arrunte accoglie il giovane a casa sua, se non che tra il ragazzo e la moglie di Arrunte esplode la passione. Arrunte lo scopre, comprensibilmente inferocito presenta il caso in tribunale richiedendo soddisfazione, ma poiché il giovane è un esponente della nobiltà, tutto si risolve in un nulla di fatto. Arrunte allora, folle di gelosia, si reca a nord, in Gallia, e invita i Celti a invadere l'Italia e attaccare Chiusi. E per convincerli presenta loro i prodotti dell'Etruria, tra i quali il vino che essi non conoscono. Ora, è evidente che il mito così com'è presenta un grosso punto di debolezza, che oltretutto era anche evidente agli autori classici che lo riportano, Plutarco e Tito Livio. Ovvero, i Galli avevano valicato le Alpi ed erano calati in Italia molto prima del loro attacco a Chiusi. Plutarco, per cercare di armonizzare il mito con la storia che conosce, semplicemente lo retrodata. Dice che è avvenuto molto tempo prima, che è completamente slegato ai fatti di Chiusi e che effettivamente però è quello il motivo primigenio che ha spinto i Galli a valicare le Alpi e entrare in Italia. Tito Livio invece fa un'operazione diversa e più credibile. Scrive che non ha nulla in contrario, anzi trova credibile che un Arrunte o chi per esso, un cittadino di Chiusi, avesse coinvolto i Galli per sostenere delle sue motivazioni personali, ma che certo non era questo l'episodio che per la prima volta aveva visto i Galli valicare le Alpi e calare in Italia, perché questo era accaduto molto tempo prima. Tito Livio si spinge oltre e identifica anche la tribù che attacca Chiusi, ovvero i Galli Senoni, che risiedevano in un'area compresa tra i fiumi Montone ed Esino, quindi la Romagna e la parte settentrionale delle Marche. Secondo Diodoro Siculo, che parla anche lui dell'attacco gallico a Chiusi, i Senoni si erano mossi dalle loro sedi semplicemente perché mal sopportavano il clima torrido della costa adriatica. È evidente che questa è una spiegazione poco credibile. Al contrario, invece, il mito di Arrunte, opportunamente decriptato, ci offre delle conclusioni che possono essere condivisibili, ovvero è plausibile che i Galli Senoni fossero stati inizialmente coinvolti nelle lotte di potere tra i diversi esponenti della nobiltà chiusina, in qualità di mercenari. Il fatto che le fonti insistano sulla richiesta dei Galli ai chiusini di terre coltivabili non cozza con l'interpretazione mercenaria, anzi. Sappiamo che in generale nel mondo antico l'interazione tra le entità migranti mitteleuropee e il mondo mediterraneo si basava quasi sempre sulla richiesta di terre coltivabili in cambio di un supporto militare. Gli ultimi a fare una richiesta del genere saranno i Visigoti di Erarico con l'imperatore Onorio. Ma torniamo al mito. I chiusini sono terrorizzati e chiedono aiuto a Roma. Perché? Da una parte perché Roma è astro nascente del Lazio, dall'altro lato perché non sono convinti di riuscire a gestire gli invasori da soli, perché hanno ricevuto la notizia di diversi eserciti dei loro consanguinei che sono stati sbaragliati dai Galli a nord e a sud del Po. E questo dato è confermato sia da altre fonti letterarie sia dal dato archeologico. Al di là del sacco di Melpum che abbiamo già trattato in un video precedente, abbiamo il dato archeologico, ad esempio, dell'attacco, del saccheggio e dell'occupazione da parte dei Galli del centro etrusco di Cainua, l'odierna Marzabotto, che avviene appunto agli inizi del IV secolo a.C. Il Senato romano accetta
di venire parzialmente coinvolto allora decide di inviare come messaggeri e come mediatori i 3 figli del pontefice Massimo, i Fabi, Quinto, Numerio e Cesio. Quando i Fabi giungono nei pressi di Chiusi, i Galli sospendono l'assedio e li conducono di fronte alla loro assemblea riunita. Secondo Tito Livio, i Galli affermano che, benché non abbiano mai sentito prima d'allora parlare dei Romani, li reputano tanto saggi quanto coraggiosi. Coraggiosi poiché è a loro che i Chiusini si sono rivolti in un momento di crisi. Saggi perché i Romani hanno preferito inviare dei messaggeri invece che dei guerrieri. Altresì però i Galli sottolineano che leveranno l'assedio solo e unicamente se gli Etruschi acconsentiranno a cedere loro dei terreni coltivabili. Quando i Fabi ribattono chiedendo a che diritto i Galli pretendano dei terreni dagli Etruschi, questi rispondono in maniera scostante, dicendo che lo fanno secondo il diritto delle armi e secondo il diritto del più forte. Gli animi si guastano e le due parti si separano, ed Etruschi e Galli si preparano ad affrontarsi di nuovo. Plutarco riporta l'incontro in maniera leggermente diversa. Dice che i Galli accolgono i Fabi con tutti gli onori perché sanno bene chi sono i Romani. Poi però, quando davanti all'assemblea riunita i Fabi chiedono quale sia il torto che i Chiusini abbiano fatto ai Galli per meritarsi di venire assediati, il comandante in capo delle forze galliche, Brenno, esplode in una fragorosa risata e afferma quanto segue. I Chiusini ci fanno torto in questo, nell'essere in grado di coltivare solo pochi acri di terra, eppure insistere nel volerne possedere molti, senza condividerli con noi, che siamo stranieri, poveri e numerosi. Questo è un torto che anche voi avete sofferto, o Romani, prima per mano degli Albani, dei Fidenati e degli Ardeatini, e ultimamente da parte dei Veienti, dei Capenati e di molti dei Falisci e dei Volsci. Marciate contro questi popoli, e se non condividono i loro beni con voi, li rendete schiavi, le private di ogni cosa e radete al suolo le loro città. Non che così facendo siate in qualche modo malvagi o ingiusti. No, state solo obbedendo alla più antica delle leggi, quella che in tutto il mondo assegna ai più forti i beni dei vicini più deboli, a cominciare dagli stessi dei e finendo con gli animali. Cessate quindi di compatire i Chiusini perché li assediamo, così da non correre il rischio di insegnare a noi Galli ad essere a nostra volta gentili e pieni di compassione per coloro che hanno subito un torto dai Romani. Insomma, la beffarda antifona di Brenno è abbastanza chiara. I Fabi si rendono conto che non possono ragionare con i Galli e allora, di nascosto, penetrano nella città e iniziano subito a radunare i Chiusini e a preparare una sortita. Che la battaglia avvenga autonomamente o partendo dalla sortita organizzata dai Fabi, i due eserciti si affrontano nella piana dinanzi alla città. Non sappiamo esattamente a quanto ammontasse l'esercito dei Chiusini, ma facendo un parallelo con l'esercito romano di epoca reggia, è probabile che Chiusi riuscisse a schierare intorno ai 20.000 armati. Dei Galli, invece, sappiamo da Diodoro Siculo che avevano schierato 30.000 uomini. La battaglia ha inizio e immediatamente uno dei tanti condottieri dei Celti sprona il suo cavallo, esce fuori dalle sue fila e piomba verso le insegne dell'esercito etrusco. Ma viene intercettato. Da chi? Da Quinto, uno dei Fabi, che ignorando le norme che li volevano neutrali in quanto ambasciatori, si sono armati e si sono schierati in prima fila nell'esercito chiusino. Quinto trapassa il fianco del suo avversario con la lancia e lo sbalza da cavallo. Poi scende anche lui dal destriero e comincia a disarmare l'avversario, a spogliarlo delle armi, secondo il costume dell'epoca. E proprio in quel momento i Galli lo riconoscono. Brenno lo indica e prorompe in un grido, chiama gli dei a testimoni davanti all'atto sacrilego, che ha visto degli ambasciatori neutrali tramutarsi in guerrieri, poi fa suonare la ritirata e, con sorpresa e probabile giubilo dei Chiusini, l'esercito gallico abbandona il campo di battaglia
lo sconsiderato gesto dei Fabi avrebbe avuto delle ripercussioni tremende per la loro città, per Roma. Ma questo lo scopriremo in una delle prossime puntate. Se l'episodio vi è piaciuto, registratevi al canale, mettete un mi piace e speriamo di vederci presto con una prossima puntata. Grazie e arrivederci.